La prima cosa è dimenticarsi della racchetta. L'impugnatura easter o semi-western facilita il punto di contatto con la palla. Il consiglio numero 4: devo pensare che il mio avambraccio vada in supinazione. Il rovescio di Musetti utilizza i segmenti corporei in modo differente da Tim. Oggi vediamo come possiamo fare o come possiamo migliorare il nostro movimento verso la palla. La prima cosa è dimenticarsi della racchetta. In realtà questo sarebbe il consiglio numero 2. Io ho iniziato da una linea temporale di movimento. Infatti, concentrandomi molto sulla racchetta, ottengo una pressione eccessiva sul manico e poi comincio a muovere subito la racchetta. Invece io devo dimenticarmi della racchetta fino al punto di contatto con la palla. Allora, nel momento in cui la mia racchetta scende e comincia ad andare in avanti, la mia attenzione sarà su questa parte del corpo, quindi sul braccio e sull'avambraccio, e inizierò ad avanzare con il gomito. La racchetta in questa posizione è ancora puntata verso dietro, come vedremo quando analizzeremo il colpo di alcuni campioni. Quindi la racchetta è ancora puntata verso dietro, non si è ancora mossa. Anche qui occorre fare una precisazione. Non è che la racchetta non si è mossa, non l'ho mossa io intenzionalmente, cioè il movimento della racchetta viene trasmesso dal braccio e dall'avambraccio, e ancora prima dalla spalla. Quindi non sono io che intenzionalmente con la mano e con il polso vado a modificare la posizione della racchetta, ma la racchetta comincia ad avanzare attraverso il movimento trasmesso dal braccio. Quando arrivo all'impatto, il secondo consiglio è quello di avere l'impugnatura eastern. Questo in realtà è il consiglio numero 1, cioè bisognerebbe partire dall'impugnatura. Però io sono partito, diciamo, dal movimento, ma in ogni caso l'impugnatura easter o semi-western facilita molto il punto di contatto con la palla. Non l'impugnatura continental, cioè l'impugnatura a martello, perché questo provocherebbe una flessione del polso e un indebolimento del polso quando vado a impattare la palla, mentre invece con l'impugnatura easter io avrò questa parte della mano che sarà in grado di spingere. L'impatto avverrà con un angolo più o meno di 90 gradi tra l'avambraccio e la racchetta. L'impatto avverrà davanti al corpo qua, vedete, con quest'angolo. Quindi, primo consiglio: inizio il movimento dimenticandomi della racchetta ma avanzando con il gomito. Entro sulla palla con l'impugnatura eastern di rovescio, e per migliorare l'impatto con la palla possiamo considerare nel momento che ho finito l'impatto, di mandare la punta della racchetta verso l'alto. Il movimento finale della racchetta è predeterminato, è in funzione di quello che succede prima del contatto con la palla. Allora io potrei usare il movimento finale per migliorare il movimento verso la palla, facendo un discorso opposto. Se io so che la mia racchetta deve finire con la punta verso l'alto, il mio movimento iniziale prima del contatto con la palla sarà idoneo a far finire la racchetta verso l'alto. Facendo questo movimento finale evito di far cadere magari la punta della racchetta verso il basso o di andare verso dietro. Se io so che la mia racchetta deve finire verso l'alto, anche la mia spinta sarà una spinta orizzontale in avanti verso la palla, l'angolo tra la racchetta e la palla non cambia anche un attimo dopo l'impatto, e poi posso liberare il polso per fare arrivare la racchetta con la punta diretta verso l'alto. Questi 3 consigli li andiamo a vedere nei top player. Guardiamoli tutti e 3 questi aspetti. Partiamo dall'impugnatura eastern.
o semi-western, la racchetta con la punta che rimane dietro, il movimento inizia avanzando con il braccio e l'impatto chiaramente davanti al corpo con la punta della racchetta che sale. Il consiglio numero 4 potrebbe essere questo: nel momento in cui io vado a colpire la palla, devo pensare che il mio avambraccio vada in supinazione. Cioè, che cosa succede? La pronazione è pollice, diciamo, verso l'interno, palmo verso il basso, pronazione dell'avambraccio. Se io mando il pollice verso l'esterno, ho la supinazione dell'avambraccio. Quando io colpisco il rovescio ad una mano, poi lo vedremo anche nel rovescio a due mani, il movimento della racchetta è un movimento fatto con una supinazione dell'avambraccio. Vediamo bene come finisce la racchetta, che comunque finisce con le corde, con la punta della racchetta. La racchetta finisce comunque con la punta verso l'alto e l'avambraccio va in supinazione. Ecco, vedete che le corde poi sono aperte verso l'alto. Anche qui possiamo vedere la stessa cosa. L'impatto, vedete l'impatto con le corde perpendicolari alla palla, rimane un pochino quest'angolo, quindi quello che dicevo, l'angolo tra la racchetta e la palla rimane costante in un certo punto per ottimizzare la spinta orizzontale della racchetta, per poi salire. Vedete la punta verso l'alto. Come abbiamo già ripetuto diverse volte, la punta verso l'alto è la conseguenza di un perfetto movimento di avanzamento della racchetta fino all'impatto. Adesso considereremo una cosa particolare. Tanto vediamo Musetti. Ecco. Questa qua. Allora, qua abbiamo due tipi di rovesci. Abbiamo un rovescio che potremmo identificarlo, anche se di solito questa identificazione si fa con il rovescio a due mani, però potremmo identificarlo con un'azione multipla, cioè il rovescio di Musetti. Vedete che il braccio non è completamente disteso quando la racchetta comincia ad avanzare. Vuol dire che lui utilizza i segmenti corporei in modo differente da Tim. Ad esempio, lui trasferisce il movimento del braccio all'avambraccio mentre avanza, mentre invece Tim ha già il braccio completamente disteso. Quindi diciamo che Tim sta giocando un rovescio ad azione unita, cioè il braccio è completamente disteso, il fulcro è sulla spalla e la racchetta comincerà ad avanzare attraverso la spinta soprattutto del braccio appoggiato come fulcro sulla spalla, mentre invece Musetti ha un trasferimento di energia diverso dove il braccio trasferisce l'energia all'avambraccio e poi alla racchetta. Come abbiamo visto, il rovescio, come tutti gli altri colpi, può essere leggermente diverso da giocatore a giocatore, per questo che è difficile trovare un modello che possa andare bene per tutti. Allora, riassumendo, abbiamo impugnatura eastern o semi-western. Dimentico per un attimo la racchetta, mi concentro di più sull'avanzamento del braccio e movimento finale con la punta rivolta verso l'alto e la supinazione dell'avambraccio. Buon tennis a tutti!